Guida al ritratto 2.0 dal vero, la parte finale. Questa è la terza parte, un estratto della guida completa che è di un'ora e quindi per rendere più fruibile il processo ve l'ho diviso in tre parti. In quest'ultima parte andremo a definire il ritratto. Abbiamo quindi impostato il disegno, l'underpainting, abbiamo definito quali sono i toni. Adesso procediamo all'ultimo strato. Spostiamoci al tavolo. Teoricamente potremmo andare avanti, ma diamoci tempo questo come ultimo strato per la pittura, per non andare oltre nei tempi del video, anche perché per me diventa poi difficile montare il tutto. La cosa bella di dipingere dal vero è che il dipinto muta con te. Io da quando ho fatto l'ultimo strato sarà passata una settimana circa, però da allora ho accorciato la barba, i capelli, e quindi noi possiamo decidere se mantenere il dipinto con queste caratteristiche o acconciare, tagliare la barba anche a lui. Sono cose poco importanti, l'importante è naturalmente non essere cambiato di volto. Sarebbe un po' difficile da qui a una settimana, però come sempre vado a dare qualche goccia di olio. La tavolozza è sempre la stessa: bianco di titanio, giallo ocra, giallo cadmio scuro, rosso cadmio scuro, terra di sina bruciata, blu oltremare scuro e terra d'ombra bruciata, che è un plus che ci stiamo dando, che è un colore diciamo in più che ho aggiunto, anche perché si trovava sulla tavolozza, perché per delle commissioni l'ho utilizzato. E quindi è come se andassimo a riempire nuovamente ciò che vediamo nello specchio, però partendo da una base più completa. Giallo ocra, si sta un po' seccando, e giallo cadmio. Prendo un po' di rosso, rivado a creare questo tono intermedio che inizio a posizionare sul volto. La presenza di questi rilievi, di questo bianco e rilievo che abbiamo messo l'altra volta, creerà un bel effetto nella pittura oggi. In prossimità delle guance vado a mettere qualche tocco di bianco, di rosso in più. Naturalmente sto utilizzando una procedura, come ho già detto, diversa da quella dell'altra guida, per il semplice motivo perché voglio darvi la possibilità di osservare un altro metodo, un altro approccio a quella che può essere la pittura. Perché se avessi fatto un tutorial uguale a quella guida non avrebbe avuto molto senso. In questo momento sono praticamente al buio e ho solo questa luce da sinistra. Le luci sono molto forti e naturali, perché la lampadina è naturale, però è come se fosse un po' più giallina. Ecco perché ho messo più giallo ocra, per riscaldare un po' tutto. Adesso con questo rosa che ho preparato vado semplicemente ad illuminare i punti in luce e il colore reagisce con quello che c'è sotto praticamente. Io vi consiglio sempre di muovere il pennello in senso circolare e non tracciando proprio delle pennellate come se stessimo disegnando, se vogliamo ottenere un effetto più sfumato.
È naturale che in questo momento della pittura poi spetta a noi scegliere quanto essere dettagliati, quanto mascherare. Io come sempre cercherò una mia via di mezzo. Utilizzando sempre lo stesso tono intermedio che vado a scurire o a schiarire in base alle necessità, inizio a delimitare quelle che sono le forme del mio viso. Questa è una fortuna che abbiamo se utilizziamo pochi colori sulla tavolozza, cioè non è difficile recuperare, non è difficile rifare o ritrovare un tono. Siccome in molti anche me l'hanno chiesto su come si dipinge la barba, i capelli, diciamo che vado praticamente con il colore della pelle, sopra, qualche millimetro sopra la barba, o anche qui sopra ai capelli. Dopo vedremo il perché. Un po' troppo rosse queste guance. Inizio a dare anche colore alle labbra, semplicemente con un po' di rosso, che poi andrò a smuovere e quindi ricreare l'effetto. Con questo rosso che ho sul pennello vado a dare alcuni punti qui e lì, come delle lentiggini. Con un altro pennello più asciutto li vado a smuovere e quindi ricreo un effetto della pelle cangiante, vibrante. Ad esempio, la mia barba è un po' bionda, quindi mischio un po' di giallo ocra e un po' di terra di sina bruciata e vado a riempire. Sempre muovendo il pennello in modo creando dei cerchi praticamente, quindi così. Qui aggiungo anche un po' di terra d'ombra ad unire, tra virgolette, il pelo alla pelle, a non farli sembrare staccati. Siccome non voglio addentrarmi nell'iperrealismo, anche perché non è il caso su un supporto così piccolo, non posso definire pelo per pelo la mia barba.
ma andrò a definire i volumi. Un modo per vedere i volumi di un volto, di qualsiasi cosa, è socchiudere leggermente gli occhi e tutto incomincerà a sfumarsi. Sfumato vedremo di più i punti in luce e quelli in ombra. Nel momento in cui vedremo tutto sfumato, l'unica cosa che riusciremo a distinguere sarà i massimi punti di luce e i massimi punti di ombra, e quindi riusciremo a capire cos'è in luce e cosa no. Adesso con questo pennello, che è il primo che ho utilizzato e che da allora non ho pulito, vado a mettere un po' di terra d'ombra bruciata a riempire la barba, ma non avendo pulito in precedenza il colore, automaticamente inizia ad unirsi. Mi avvicino nella barba, aggiungo alcuni toni alla barba, che quindi aggiungo un po' di luce, come se facessi uscire la pelle. Mi dedico un po' all'occhio, utilizzando la terra d'ombra. Vado a riempire tutto per crearmi una base. Con un celestino sulla terra d'ombra vado a far uscire l'occhio. Evito di lasciare questi punti verdi, ed essendo l'occhio una sfera avrà una parte più scura e una meno scura. Adesso che mi sto avvicinando allo sfondo, inizio anche a pensare a quale potrebbe essere un colore che vada a risaltare il mio volto, ma senza essere però troppo invadente. Anche per delimitare la forma del naso non vado a tracciare una linea,
o comunque si traccio una linea, ma una linea che vado sempre a sfumare, a far perdere. Anche perché, come vi ho già detto, io sono nell'oscurità e quindi non è tutto definito come quando siamo illuminati. Quindi cerco sempre di integrare il colore, in questo caso della barba, con quello della pelle. Questo per andare a simulare lo spazio che c'è tra un pelo e l'altro, ma senza però essere troppo descrittivi. Certo, questo è perché è il mio obiettivo. Quando è stato in altre occasioni sono stato più descrittivo e con tanta pazienza mi sono messo a definire pelo per pelo quello che poteva essere il mio baffo o il bizzetto. Il problema di essere poi troppo didascalici, cioè il problema di voler descrivere pelo per pelo, almeno il problema o la difficoltà che ho ritrovato più e più volte, è che se non indovini bene il tono, diciamo pelo per pelo, sembra falso. Mentre così è tutto sfumato, ma vero, o comunque è più vicino alla realtà. E vi faccio notare che nei punti tipo questo dell'occhio dove non ho utilizzato molto colore e utilizzo il colore diciamo trasparente, la presenza del verde crea questo effetto che è molto bello e non così semplice da ottenere con un colore. Adesso incomincio a definire l'altro occhio e questo è per tutti la parte più difficile, non il primo ma il secondo occhio. Utilizzare la terra d'ombra bruciata serve perché è un colore che lascia il segno, ma senza essere invasivo. Quindi ti permette di modificare il segno, la pennellata, ma non in modo aggressivo, ecco. Diciamo che la ricetta per fare i miei scuri è blu oltremare o terra di siena o terra d'ombra. Non utilizzo mai il nero e questo è un problema. Se non si sa utilizzarlo,
tende soltanto a sporcare le ombre si sporcano. Mi sono appena accorto che non stavo registrando, ma fortunatamente ho perso ben poco. Sono andato a riempire la fronte e adesso vorrei fare gli occhiali. Quindi sono andato a riempire il vuoto che si era formato e vado su quel vuoto, dove ho messo il colore, a tracciare la forma degli occhiali. Questo perché il tono che andremo a mettere per forza di cose si mischierà con il colore della pelle. Devo necessariamente aggiustare questo naso che non è proprio il mio. Al momento quelli che possono essere dettagli che non tanto ci convincono, come ho fatto qui, ho deciso di cambiare la posizione dell'ombra e così lo sento più vero, mi sento più me stesso, se si può dire come frase. E quindi, come dissi anche nell'altro tutorial, è un continuo metti tutto, una volta che hai finito di mettere il colore ovunque ritorna e si sempre più definito e si sempre più definito. Posso andare a mettere qualche tocco di luce che seguirà semplicemente la direzione di come i peli vengono colpiti dalla luce. Adesso vado a definire questa parte delle labbra che è un po' bruttina, quindi con il rosso cadmio e il blu oltremare magari in alcuni punti delle labbra passa un po' di luce e posso mettere alcuni tocchi dove questi sulle labbra li possiamo anche lasciare, questi no. Allora adesso mi inizio a preoccupare della camicia e dello sfondo. Quindi se nell'altro autoritratto abbiamo scelto il verdone, il verde, il verdone scuro come sfondo e con quello effettivamente non si sbaglia mai,
Questa volta invece, per cambiare un po' le carte in tavola, utilizziamo terra d'ombra bruciata in quantità maggiori magari. Vediamo, così è troppo chiaro. Possiamo anche mettere un po' di blu. Dato che questo è un pennello morbido, mi avvicino al volto portando la sfumatura, cioè facendo proprio, mi avvicino al volto entrando con lo sfondo. Quindi è come se il volto emerga, insomma, dalle tenebre. E con l'occasione vado a velare e già quindi ottengo un tono simile a quello che è il colore dei miei capelli. Vado anche a dare le ombre alla camicia, che sta così. In questo caso mi faccio andare bene questa soluzione, perché comunque non mi dispiace veramente. Però questo è anche un modo per non far sembrare diciamo così, gli accessori che compongono poi un ritratto staccati, ma se li avviciniamo con un monocromo, questo eventualmente una volta che si asciuga posso andare a velare il colore, posso andare a velare questa parte che risulterà ad essere comunque inglobata perché è stata costruita assieme a tutta la figura, ma avrà un colore differente. Mi raccomando a curare i riflessi e i controriflessi di un volto. Questa camicia che comunque che comunque riflette la luce mi crea qui dei riflessi e magari contemporaneamente il colore della pelle riflette questa zona. Sì, è in ombra, ma dobbiamo ricordarci che il cotone, quello della camicia, è un tessuto trasparente e quindi non può essere un'ombra così compatta, ma deve avere comunque una certa morbidezza, una certa trasparenza.
Quindi per chi mi aveva chiesto come si realizzano i capelli, uscirà un video dedicato a questo argomento. Al momento, per quanto riesca a dire naturalmente in questo video, perché comunque mi sono stancato e non è facile parlare di tanti argomenti, di citare tanti argomenti senza magari un attimo preparare qualcosa. Io sto facendo semplicemente il riferimento, perché io praticamente in questo caso vi sto semplicemente descrivendo che cosa sto facendo. Cioè, in questo caso utilizzando la terra d'ombra bruciata, che vado a mischiare sempre sul tono intermedio che avevo già dato all'inizio, e utilizzando il colore che è la terra d'ombra bruciata, che in questo caso è sia il colore dello sfondo che quello dei capelli, ci aiuta prima di tutto a non farli sembrare staccati dallo sfondo. E come ho già detto, la terra d'ombra ha questa proprietà di non essere invadente come colore, quindi io semplicemente è come se stessi pettinando i miei capelli, muovendoli in questa direzione. Quindi il trucco sta nell'utilizzare sempre colori simili. Un modo per far uscire il volto senza essere troppo invasivi è quello di utilizzare i controriflessi. Quindi utilizzare un tono simile. Sono fatto di zigomi troppo evidenti, ma illuminato, quindi un tono simile ma illuminato. Quindi per fare l'orecchio facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per tutto il volto. Riempiamo e definiamo. Come avete visto nel video poi sulle velature, se non ci piace l'incarnato o vogliamo renderlo ancora più interessante, più vivo, una volta asciutto possiamo dargli una velatura generale
e lo portiamo oltre, se non siamo soddisfatti naturalmente di questo incarnato. Mi rendo ancora conto di quanto potrei effettivamente dare questo ritratto, però alle volte bisogna anche sapersi fermare. Ok, quindi per quanto riguarda la parte del ritratto posso concludere qua. Adesso vi faccio vedere come completo il dipinto. E questa è la guida al ritratto. Come dico anche nella guida completa, non sono molto soddisfatto del risultato, ma dipingere dal vero è questo. O vinci o perdi, non c'è una via di mezzo. Sicuramente potrei continuarci a lavorare e raggiungere un risultato superiore, ma come avete già visto i tempi sono molto stretti. La pittura, l'underpainting con il verdaccio appunto ha restituito al dipinto un'atmosfera vibrante. I toni della pelle vibrano anche perché, essendo trasparenti e mai totalmente coprenti, se non in alcuni punti dove ho impastato il colore, questo verde fuoriesce da sotto e crea questi giochi cromatici a mio parere molto interessanti. Immagino anche l'utilizzo del verdaccio in una rappresentazione di un corpo, dove in alcuni punti possiamo sfruttare la trasparenza del colore per far uscire questi verdi, senza però ricorrere all'aggiunta di colori che poi fanno sembrare questi delle macchie, dei lividi sul corpo. Spero di essermi spiegato e di essere chiaro. Lasciare un mi piace per supportarmi, un commento per condividere la tua opinione ed iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se avete visto tutto il video, arrivederci.